Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il grande robot dell'animazione giapponese, il Mazinga Z, altezza del solo robot 75 cm, una volta appoggiato sulla base del centro ricerche fotoatomiche, il punto più alto misurerà 90 cm. Edizione Hachette, uscita numero 17, da un'idea di Go Nagai, sono riusciti a progettare una cosa meravigliosa, sia esteticamente, sia strutturalmente, proprio all'interno, che lo stesso Go Nagai ne è rimasto entusiasta. Andiamo subito a vedere cosa troviamo in questo nuovo fascicolo. Per chi invece volesse dare lettura alle parti e guardare le immagini, ho fatto il video unboxing che è dedicato soprattutto per quello, oltre che ovviamente far vedere ciò che abbiamo ricevuto. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, abbiamo superato i 4.000 iscritti. E per le persone che mi guardano e ancora non si sono iscritte, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. Infine, se ci fosse qualcuno che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Allora, ci serviranno, oltre che le viti che troviamo all'interno, eccole qui a brugola, con le relative rondelle, ecco, ho dato più luce, spero si veda meglio. Troviamo tutte parti in metallo, in zinco presso fuso, quindi abbiamo queste due che sono la copertura dell'articolazione destra, dove all'interno troviamo l'articolazione destra e ci servirà il pezzo che abbiamo montato nel numero 16, eccolo qui. Poi restate con me perché una volta finita questa sessione di montaggio prendo tutto quello che è stato montato fino a questo numero, il 17, e magari andiamo anche a pesare qualche pezzo per vedere quanto effettivamente pesano, perché se non la state facendo ovviamente non potete avere un'idea certa. Io invece ve la peso proprio. Allora, il montaggio è molto semplice, guardate, prendiamo le viti, le prepariamo qui, vediamo se ci bastano, altrimenti ne prendiamo delle altre. Prendiamo questa, la giriamo col bullone verso l'alto così e andiamo a prendere questi due pezzi. Non vi sbagliate perché è questo che dovete montare, vedete, questa fresatura qui, e va messo così, ecco qua, perfetto. Poi prendiamo l'altro, lo mettiamo nella parte sotto ovviamente, ecco qui. Non provate a mettere le viti senza la rondella, parlo di questi due fori, perché vi sembreranno ovviamente lunghe, perché ci va la rondella, sono state progettate apposta. Ecco qui.
Stringiamo poi tutto alla fine. Controlliamo e stringiamo. Stringete prima queste due, molto forte, ovviamente molto forte fino a un certo punto. Quando vedete che non avvita più non insistete, è ovvio. Una volta avvitate queste due viti qui, questo pezzo ancora deve potersi muovere. Adesso vedete, dobbiamo centrare questo. Quindi, come lo centriamo? Lo centriamo, guardate, con questa vite sopra che poi andiamo a togliere. E poi avvitiamo le altre. Adesso possiamo avvitare. Questa la togliamo. Vedete? Anche se la vite non arriverà sotto, anzi arriverà sotto e come? Non basta neanche ancora, figuriamoci. Un attimo. Ok. Controllatevi anche queste, anche se le hanno mandate già montate, perché potrebbero essere un po' lente. Controllatele. E infine prendiamo questo, vedete, e lo andiamo a mettere sopra così. Ecco. Mettiamo la prima, sempre senza stringere. Che studio ci sarà stato dietro questa costruzione? Immaginatevi. Cioè, posso immaginarmi tutto quello che volete, ma ecco, io penso che quello che spenderemo alla fine per questo robot sarà più che meritato e più che giustificato. Allora, controllate che non ci siano i gradini tra un pezzo e l'altro, e poi stringete. Perfetto. A questo punto ci serviranno ancora 4 viti, la brugola e 4 rondelle. Se ve le hanno messe contate giuste, vi dovrà avanzare una rondella e una vite. Questo vi aiuterà a capire se avete messo tutto anche voi, sempre che non si siano sbagliati loro, può succedere. E poi andiamo a montare semplicemente l'articolazione della spalla destra, così come abbiamo fatto per l'articolazione della spalla sinistra. Quindi prendiamo una vite e la rondella,
E perché sono anche in acciaio, non potete neanche prendere il cacciavite calamitato per prenderle. Guardate che le viti devono entrare libere all'interno del filetto. Se fate sforzo, state montando male la vite, non insistete perché questo è acciaio, ovviamente molto più duro dello zinco presso fuso, e voi rovinate il filetto all'interno del materiale. Quindi mi raccomando, ne mettete una sopra e una sotto in diagonale, mai una sopra l'altra. In tutti i montaggi si fa così. Non guardate il pezzo che c'è sopra, non c'è stato detto di metterlo, l'ho messo io, ve l'ho detto anche in altri video, perché quando poi vado a fare le foto posso appoggiare sopra la testa. Ecco qua. Non dovete esagerare nel stringerle. Quando sentite che diventa veramente duro, fermatevi. Controllatevi anche quella che avete messo nell'ultima volta quando abbiamo montato queste, la sinistra, ma è a posto. Questi sono anche a posto. Ecco qui. Allora, stavo guardando una cosa, quanto era il movimento che può fare. Ecco qui. E beh, è tantissimo, perché il movimento lo vedrete poi nella leva più lunga, e già qui è tantissimo. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Non vi preoccupate, è normale che vanno verso l'alto questi, ve l'avevo già fatto notare, vedete? Andiamo a pesarli e vediamo quanto è soltanto questo pezzo. Vi rendete conto? 761 grammi, che per i nostri amici non italiani che hanno l'unità di misura del peso differente dai chili, questo è il peso. Andiamo a mettere anche le due spalle. Guardate, siamo già oltre a 1 chilo solo qui. Eh sì, sicuramente supereremo, secondo me, dai 7 ai 9 kg peserà questa struttura. Non credo pesi meno, che possa pesare meno, non lo credo. Comunque vedremo, dai, tanto non vinco e non perdo nulla se non ho indovinato. Bene, adesso
metto pausa al video, prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero e poi ci salutiamo. A dopo. Ecco qua, numero 17, guardate a che punto siamo già arrivati. Questo è il portabatterie che ci è servito e ci servirà anche per testare successivamente il getto dalla bocca e anche altre funzioni. Qui abbiamo il nostro bellissimo Koji Kabuto da seduto che sarà poi messo all'interno del jet builder, le due ali del jet builder che avranno le eliche rotanti grazie a un micro motorino, uno per ogni ala, come quelli che si usano negli spazzolini da denti, quelli che vibrano. Qui abbiamo il nostro Koji Kabuto da in piedi. Questa è la mascherina da usare poi con questa, ovviamente è una scelta del proprietario del robot, con le due antenne in metallo, quelle che poi non permettono l'illuminazione del raggio congelante e neanche delle luci degli occhi, o comunque si vedono meno. E queste invece sono quelle in plastica, le antenne con la punta trasparente, che permetteranno, grazie a dei LED all'interno, di essere trasmesse con la fibra ottica sulla punta e si vedrà la luce blu azzurra. Qui si accenderanno anche gli occhi. Abbiamo 3 LED, uno nell'accensione e 2 per ogni occhio, 3 LED per ogni occhio, uno nell'accensione e gli altri 2 chiaramente per usare l'arma, una delle tante armi del Mazinga Z. Queste sono le spalle, anch'esse in metallo. Ebbene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, vi abbraccio virtualmente ovviamente, perché almeno come iscritti siete più di 4.000, chi mi vede a volte si dimentica di iscriversi e quindi io sono qui a ricordarglielo. Mi raccomando ragazzi, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella, perché mi sono stati commissionati anche altri modelli che credevo di non fare perché i soldi non si riescono a fare, almeno io non li faccio, se no altrimenti vengo spesato dallo Stato, perché mi mandano direttamente in galera ovviamente. E quindi ecco, mi sono stati commissionati altri 3 modelli, anzi no, altri 3 modelli, solo per adesso 3 modelli, anche se per me il solo è forse un aggettivo quantificativo errato, perché anzi direi lo cancello, perché sono ben contento, per me sono veramente tanti. Mi sono stati commissionati una Lancia Stratos e l'Audi 4 da Giovanni, un mio iscritto, ciao Giovanni, e la Yamaha YZR, conosciuta meglio da tutti come l'M1 di Valentino Rossi, da Diego. Ciao Diego. Bene ragazzi, adesso vado a preparare il video numero 18 e poi seguirà il numero 19. Mi raccomando, non mancate. Noi ci vediamo prossimamente, si fa per dire ci vediamo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi.